Ehi, quello ha caricato un video su come risolvere un'equazione di secondo grado. Wow, quello ha fatto vedere come restaurare una vecchia pellicola cinematografica degli anni 30. E quello ha detto che si è comprato uno smartphone ed è contento. Quello ha fatto vedere che il legno della cuccia del cane sta marcendo. Se frequentate spesso YouTube, avrete sicuramente capito la sua filosofia, ovvero chiunque può caricare contenuti, a patto di rispettare delle norme di comportamento dettate dalla piattaforma. Quei semplici esempi di prima voglio far notare che ci sono argomenti utili, sensati, coerenti e altri che non sono fondamentali, non sono importanti, insomma, che potenzialmente non interessano il pubblico in generale. E quindi, perché caricare materiale che può interessare al massimo alla sorella o al vicino di casa? Ha utilità filmare che in via Gigio c'è un adesivo appiccicato male sulla panchina? Appunto, magari a chi ci abita vicino forse può interessare, ma ad uno che sta a 500 km di distanza e gli compare su YouTube un contenuto del genere. Ecco, esempio banale, ma ho fatto capire. Se intendete portare argomenti su questa piattaforma, vi chiedo per favore di farlo col buon senso, con una logica. Portate temi che possono interessare uno specifico tipo di persone, anche se piccolo ma va bene uguale. Se parlo della nuova serie di vestiti di quella X marca, va bene. Se parlo di smartphone, va bene. Se parlo della nuova autostrada che collegherà tutta la penisola, va bene, ma non parlate di come la lampadina della luce in salotto si è rotta perché Ampelio, figlio di Renato, ha giocato con la scopa. Dai, su. È uscito iPhone SE 2020, che bello! Ora lo ordino visto che è uscito da qualche ora. Ma come? C'è una sua recensione di ben 3 settimane fa? Adesso propongo questo argomento perché l'ho direttamente vissuto per quando comprai questo smartphone. Diversa gente, anche con grandi numeri in termini di iscritti, visualizzazioni, eccetera, in maniera furbizia ha pensato di prendere un iPhone 8 e camuffarlo come il nuovo dispositivo con prossima uscita sul mercato, iPhone SE 2020. Questo perché, come parte dell'hardware, soprattutto come parte di estetica, sono molto simili fra loro. Con questo metodo tali ingannatori hanno guadagnato tante interazioni proprio perché erano gli unici a parlarne, quindi offrendo un contenuto praticamente esclusivo. Si possono dichiarare questi canali seri? Ripeto, molti con centinaia di migliaia di iscritti che fanno anche parte di testate giornalistiche riconosciute che possono aver fatto anche un po' di storia su YouTube attraverso dei video iconici. Tali soggetti hanno 1. Ingannato i propri seguaci, le persone esterne che hanno trovato il video. 2. Creato un danno d'immagine all'azienda, in questo caso Apple. 3. Creato sempre in maniera un po' più indiretta un danno d'immagine a YouTube. C'erano addirittura delle inserzioni di vendita per questo nuovo iPhone SE 2020, quando ancora non si conoscevano esattamente le caratteristiche e il prezzo, ma di questo non approfondisco, altrimenti divago. Ancora oggi quei canali sono attivi, pubblicano normalmente e a questo punto sta all'utente capire se continuare a visualizzare i loro video o meno. A livello di reclamo, di norme, non è stato fatto niente. Secondo me manca qualcosa che tuteli regolarmente il visitatore su queste piattaforme digitali. Come succede nel mondo dei giornalisti, anche qui c'è gente che attua il cosiddetto metodo a chiappa-clic. Nel corso del tempo ho notato canali che seguono, persino per ogni video, questa logica. Roba del tipo, vuoi un iPhone gratuito? Ecco il metodo. E poi ti mostrano che devi prima diventare presidente di uno stato, poi devi cadere 100 volte dalle scale della casa di Obama, poi devi superare in classifica i dischi venduti dai Beatles e poi ti devi iscrivere ad un corso di cucina fatto da mamme nevrotiche. Beh, ma di che stiamo parlando? Se volete mettere un titolo del genere, va bene, ma
si pretende che la procedura sia semplice ed immediata per l'utente, tipo collegarsi ad un sito, pigiare un bottone e ti arriva iPhone a casa. Proprio surreale, eh? Faccio altri esempi divertenti. Si vede molto spesso questo titolo: "Ho comprato tutti gli ultimi iPhone", oppure "Ho acquistato tutte le espansioni in questo gioco". Entrando nel video si intuisce che questi oggetti comprati sono dei PNG messi in primo piano sopra una scrivania, oppure sono dei mock-up fatti con la stampa in 3D. O per quanto riguarda il gioco, le espansioni sono state scaricate illegalmente invece di essere acquistate regolarmente. Riferendomi sempre al settore tecnologico, poiché mi vengono più lampanti i esempi da fare, perdonate questa limitazione, leggo frasi del tipo velocizzare Windows 10 con questi trucchi, tenere pulito il PC, vi svelo i segreti di Adobe Premiere Pro. Allora, nel primo caso abbiamo il tizio che consiglia di utilizzare pulizia disco, cosa alquanto palese, visto che hanno strumenti integrati nel sistema operativo, di comune utilizzo. Come fa ad essere un trucco? Non è stato mica inventato o scovato da quello che fa il video. La stessa Microsoft lo mette in evidenza con Windows 10 e 11. Non è un qualcosa da scoprire o utilizzabile solamente da poche persone. Come tenere pulito il proprio PC? Dimostrazione nel video? Il tizio dice di non mangiare un panino sopra la tastiera. Io pensavo di vedere un prodotto specifico che rimuovesse polvere e sporcizia varia. Cioè, qua c'è da ridere per 3 settimane consecutive. E non sono esempi campati all'aria, le ho viste queste cose. Non faccio nomi, se no qui finisce male. Vi svelo i segreti di Adobe Premiere Pro. E il tizio utilizza la funzione sfocatura gaussiana per appunto sfocare parti dell'inquadratura del video. È un segreto? Come per lo strumento polizia disco, è una caratteristica comune del programma di Adobe, non è una voce nascosta, è applicabile normalmente. Un segreto è un qualcosa di non conosciuto, di riservato, delle volte esprime un concetto di esclusività. Non penso che vada spiegato il termine, ma a quanto pare occorre specificare. Qui vado ancora avanti con esempi, così ci intendiamo meglio. Questo mi è successo oggi, l'ho visto oggi questo video. Come overclockare la RAM su qualsiasi PC. Allora, intanto scriviamo bene. RAM si scrive con caratteri maiuscoli, visto che è un acronimo, altrimenti se si vuole applicare il minuscolo si scrive Random Access Memory. Comunque, vedo attentamente la guida e fino a un certo momento le premesse sono valide. Dopodiché cosa mi ritrovo? Il tizio entra in un BIOS presente quasi esclusivamente su computer etichettati come gaming. Allora, ehm, non è per qualsiasi PC, amico mio. Questo metodo è applicabile per determinate RAM e determinate schede madri. Lo sai che se prendo un portatile dozzinale probabilmente non si ha questa funzionalità? In sostanza, siamo davanti a un classico video a chiappa-clic, ma con l'aggiunta della presunzione nel sapere le cose. Con questa persona ci ho discusso attraverso la sezione commenti, facendogli capire lo scenario realistico e dandogli anche documentazione, quindi dati di fatto oggettivi. Ma egli voleva continuare ad aver ragione, dando persino torto alle spiegazioni che hanno trattato questo argomento. Questo presunto canale ha più di 20.000 seguaci. Il suo argomento è l'informatica. Per carità, ognuno di noi può sbagliare, è naturale, ma una sufficienza delle conoscenze in quello che si affronta ci deve essere. Almeno ti chiedo di riconoscere il tuo sbaglio, come ho fatto io diverse volte. Non bisogna vergognarsene, nessuno è tuttologo. Wow, questo video è fatto bene! Sai invogliare veramente ad acquistare questo filtro a cono sportivo. Hai esposto diversi aspetti, veramente completa come guida. Ah, mi viene detto anche il prezzo, fantastico, e addirittura i tempi di consegna se lo prendo online. Bene, allora io punto sulla descrizione per ricercare l'indirizzo web che rimanda all'inserzione del prodotto. Ma qui non c'è niente, perché?
Ma che caspita, che senso ha allora che il tizio mette in dettaglio tutto e poi non lascia il riferimento? Gli metto il non mi piace, bisogna far così. È inutile che viene fatto un discorso a pappardella se poi non c'è quel qualcosa che mi permette di andare a vedere, analizzare, scaricare e acquistare quel determinato oggetto. Esempio analogo. Seguo una guida che presenta un programma che consente, non so, di creare e gestire tabelle millesimali per i condomini. Mi aspetto poi che ci sia, in descrizione o nel commento in primo piano il link che rimanda al sito nel quale è possibile scaricare suddetto software. Perché non viene messo? Al limite, se non è più disponibile al download, si specifica tale disagio. Avvisare gli utenti che l'applicativo non funziona più o non esiste più è tanto semplice. Quando capita questo problema, nel mio caso, lascio l'indirizzo ma lo barro, passatemi il termine, per far capire che non è più valido, cosiddetto testo barrato per intenderci. Tutte queste mie considerazioni non andranno a genio per diverse persone, ne sono consapevole, ma sto semplicemente evidenziando le problematiche che ha il web, quindi non solo YouTube, chiaramente. Non amo essere pessimista, però penso che attualmente il 70% dei contenuti presenti online sono pura spazzatura. Fa rabbia quando questa spazzatura delle volte ha successo, ottiene centinaia di migliaia di visualizzazioni, commenti su commenti, mi piace, tanti mi piace. Bisognerebbe avere un equilibrio sensato e a mio parere YouTube deve essere uno spazio di studio, di informazione, di curiosità, di approfondimento, di intrattenimento naturalmente, come vedere il nido del cuculo, argomenti che arricchiscono e che coinvolgono, ma in maniera sana, che non devono permettere sciagure come quella del recente caso di Manuel Proietti. Purtroppo i contenuti immondizia sono sempre più presenti in ogni ricerca che si effettua, facendo perdere la qualità di un servizio che può essere importante per tutti noi. Dicendo tutto questo, anticipo il proseguimento del discorso che verrà fatto con la successiva puntata, incentrata sul mio pensiero di avere YouTube a pagamento per chi pubblica contenuti. Queste e altre riflessioni personali le potete trovare sul mio libro dedicato a YouTube, disponibile su Amazon per chi è eventualmente interessato ad approfondire. A presto!